Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere alla mia sinistra, oggi sarà un video recensione. Per la precisione vi mostrerò il nuovissimo Blackview A95, l'ultimo smartphone uscito in casa Blackview. Il video di oggi l'ho diviso in tre parti. Nella prima parte vi mostrerò il contenuto della confezione elencandovi tutte le caratteristiche tecniche. Nella seconda parte andremo a testare le fotocamere e vi mostrerò delle foto e un video registrato in Full HD direttamente da questo dispositivo. E nella terza parte andremo a verificare la potenza del processore octa-core MediaTek P70 con un doppio test gaming. E adesso procediamo subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato i 4 canali Telegram divisi per categorie: games, fitness, tecnologia e abbigliamento, dove vengono pubblicate ogni giorno, 7 giorni su 7 H24, le migliori offerte a tempo di Amazon, per cui se anche voi acquistate spesso su Amazon entrate nei canali, così risparmierete tantissimo sui vostri prossimi acquisti online. Detto questo, andiamo subito ad aprire. Come dotazione base, oltre l'A95 troviamo il cavo USB-C, l'alimentatore, il manuale utente comprensivo di lingua italiana, la mini chiavetta per micro SIM e una cover semirigida trasparente. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, monta il sistema operativo Android 11, processore octa-core MediaTek Helio P70 con una frequenza di clock da 2,10 GHz, schermo touchscreen da 6,53 pollici, dual SIM, 8 GB di RAM e 128 GB di ROM espandibile fino a 1 TB, riconoscimento facciale, tripla fotocamera Sony ad alta risoluzione da 20 megapixel, batteria da 4300 mAh con ricarica rapida per un peso totale di 195 grammi. Come colorazioni, il Blackview A95 è disponibile in 3 diverse versioni: nero, blu o arcobaleno. Per quanto riguarda il prezzo, viene lanciato a 249 euro, ma attualmente è in offerta promo di lancio a 199 euro, che è veramente un super prezzo considerando le caratteristiche di questo modello. E ora che vi ho elencato tutte le caratteristiche, possiamo procedere con il test dei componenti e del sistema operativo. Eccoci qua nell'home page di Android 11 e andiamo subito a testare la scorrevolezza del display. Guardate, è veramente molto rapido e risponde sempre perfettamente a tutti i miei comandi. Adesso andiamo a fare il test del multitouch con l'applicazione Test CPU. Partiamo con un dito, vediamo. Come vedete segue perfettamente anche ad alte velocità tutte le mie pressioni. Proviamo a metterlo un po' più in difficoltà con 5 dita, guardate, le ha subito rilevate. E ora il test finale con 10 dita in contemporanea: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per cui potete navigare o giocare anche utilizzando tutte le dita in contemporanea. Direi che il test del touchscreen è stato superato al 100%. Per quanto riguarda la struttura, mi piace moltissimo, guardate quanto è sottile e tra l'altro è leggerissimo, meno di 200 grammi. In tutte le tre versioni viene utilizzato uno speciale colore sfumato che ha la particolarità di cambiare colore in base all'inclinazione. Guardate, vedete, passa dall'azzurro più chiaro all'azzurro più scuro e anche un po' il giallo. Per quanto invece riguarda le telecamere, è dotato di 4 fotocamere, una anteriore e 3 posteriore, è dotato anche di un sensore di impronte digitali. Adesso andiamo subito a testare, mettiamolo in stand by, vediamo se si sblocca subito. Al primo colpo si è sbloccato, ma riproviamo 2 o 3 volte, vediamo. Sbloccato anche stavolta, facciamo l'ultimo test. Direi che il sensore di impronte digitali funziona perfettamente. E ora vi mostrerò un video e delle foto che ho scattato direttamente da queste telecamere. Partiamo dalle foto, guardate che belle, le ho scattate in esterna e nonostante ci fosse poca luce perché c'era nuvoloso, il risultato mi ha veramente sorpreso, anche perché la luce è molto naturale, guardate che bello, e anche zoomando, guardate, la qualità non diminuisce. Ho apprezzato tantissimo che la Blackview abbia inserito una telecamera Sony all'interno di questo smartphone, perché come vedete anche voi dalle foto i risultati sono veramente oltre le aspettative. Ora passiamo a un video che ho sempre fatto in esterna con poca luce. Guardate la definizione che è veramente molto buona e nonostante fossi in movimento la qualità dell'immagine non tende a sfocare o a essere mossa, e guardate anche l'autofocus, mi sono avvicinato e ha zoomato perfettamente l'immagine. E adesso siamo arrivati al test game, partiamo subito con Force Bullet per poi concludere in bellezza con una super sfida a Mario Kart. Sono già in partita, noi siamo quelli blu e dobbiamo andare a cercare quelli rossi. Vediamo dal radar, me ne dovrebbe dare uno. Oh mio Dio, ne ho già visti 3 che mi stanno cercando di sparare. Mettiamo il mirino prima che ci facciano fuori, vediamo se lo riesco a cecchinare. Eccolo là, dai che lo becco. Oh, uno l'ho fatto fuori. Andiamo a caricare. Ah, ecco, gli altri 2 sono già là che mi stanno aspettando, maledetti. Dai. Oh, ho fatto fuori anche il secondo, adesso ci dovrebbe essere l'ultimo là dietro, vediamo. Mi stanno sparando ma non riesco a vedere dov'è, da dove mi sparano.
Aspetta, ah, eccolo qua, forse è qua dietro, il maledetto. Ah, eccolo qua. Tiriamogli una granata, vediamo se lo becco. Addirittura hanno messo la locandina della pubblicità del film della Marvel all'interno del gioco. Aspetta che la proviamo a deturpare. Ah, peccato che non si riesce a colpire il poster. Oh mio Dio, qua c'è qualcuno? No, è un filo d'erba. Là dal radar ne vedo qualcuno. Oh mio Dio. Oh, beccato. Come avete visto l'audio è molto potente, sentite? E anche la giocabilità è molto fluida. E adesso andiamo a fare invece una sfida Mario Kart. Speriamo di partire bene. Vediamo, dai. Siamo partiti abbastanza bene. Sta pista tra l'altro è da tantissimo che non la faccio, non mi ricordo neanche dove devo andare. Dai, dai. I gusci verdi, dai. No, ho beccato la banana. No, c'è uno gigante, via. Proviamo ad andare di qua. Ah, adesso me la ricordo, è vero, adesso ci va sotto nella caverna. E poi ci sono tutti i funghi se non mi ricordo male. Sì, è vero, che figata sta pista. No, gira. No, gira, gira, gira. No, meno male che se l'è pigliato lui. Vediamo come sono messi gli altri. Ah, mi sono tutti qua attaccato. Vediamo Q, vediamo cosa mi dà. Qualcosa di protezione. Un guscio, curva, curva. Vediamo. Oh mio Dio, ce li ho attaccati. No. L'ho preso. No, no. No, devo andare. Per beccare Todd ho rischiato di sbagliare. Mio Dio. Oh, la banana. Gliel'ho buttata davanti. Vediamo adesso chi ho dietro. Oh mio Dio. Proviamo ad andare a destra stavolta. Dai. Devo evitare sto qua. Via, via, giro. Mamma mia. Via, 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 via. Vediamo se lo becco. No, l'ha tirato in avanti. Come avete visto, anche su Mario Kart non c'è stato alcun tipo di lag, per cui posso dire tranquillamente che il processore MediaTek Helio P70 è approvato al 100%. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link del bellissimo Blackview A95 e il link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. E noi siamo arrivati alla fine anche oggi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!